Allora, mi avete visto armeggiare con qualcosa di davvero insolito prima. Vi sarete detti che cosa sta combinando con quell'arnese. Quell'arnese è un Grey Research 108S ed è il braccio che Susumu Sakuma ha sempre usato, con rare eccezioni, nei suoi sistemi nel suo ristorante Concord a Tateyama. Ho cercato a lungo di ripercorrere le sue gesta sin dalla sorgente, ovvero sin dal Garrett 401 e appunto questo braccio con la Denon DL102 e finalmente sono riuscito a trovare un esemplare in ottime condizioni. Quello che avete visto prima era il processo di inserimento dell'olio siliconico, perché questo braccio è un unipivot con smorzamento viscoso. Quel fluido ha una viscosità elevatissima e permette al braccio di contrastare movimenti repentini e anomali della testina mentre traccia i solchi, che possono essere dovuti a deformazioni o qualsiasi altro genere di imprevisto che la testina incontri sul solco, anche la sua stessa forza di reazione nella lettura di alcuni punti dinamici dei solchi stessi. Quindi tanti sono perplessi quando si vedono oggetti così di concezione così anacronistica. Oggi lo smorzamento viscoso si usa ancora, ma non è così diffuso. Tanti hanno un pregiudizio perché credono che questo fluido interagisca anche con la regolare operatività del braccio, con la bontà del tracciamento, con la leggerezza, con l'assenza di attriti che ci si aspetta. Bisogna ricordare però, per capire bene il punto e non fraintendere, che un liquido viscoso, un fluido viscoso, oppone una resistenza al moto dipendentemente dalla forza che riceve da questo moto. Se il braccio, per essere trascinato dalle spire, nell'essere trascinato dalle spire, volge molto lentamente verso il centro del disco, la forza che applica al fluido viscoso è una forza irrisoria, di conseguenza il fluido lo lascia passare senza opporre resistenze particolari. Facciamo finta di essere in una piscina e di stare nuotando. Sappiamo che quando applichiamo dei movimenti molto delicati sembra quasi di essere nell'aria, mentre quando diamo delle bracciate vigorose, allora sì che sentiamo la resistenza dell'acqua. Questa resistenza è un connubio della sua densità, ovvero del peso, e della sua viscosità, ovvero degli attriti interni nel suo movimento. Quello che l'olio viscoso, l'olio siliconico nella fattispecie fa, è la stessa cosa. Lasciare che il braccio compia i suoi movimenti dolci e lenti, quelli previsti nel trascinamento nel solco, e opporsi a qualsiasi repentina forza che non ci si aspetta in un buon tracciamento o in un buon percorso all'interno del vinile. Il braccio, come detto, è un pivot. Prima avete visto il pivot mentre riempivo la sua coppa di olio. Non avete visto qual è il punto di appoggio del pivot ed è questo tappo a vite. Questo tappo a vite che ha un punto di contatto concavo. Quando io lo avvito nella sua sede, ad un certo punto arriva a toccare la punta del pivot. Quando la tocca, se vado avanti ad avvitare, comincerà a sollevare la base dell'articolazione dalla coppa dell'olio. Tanto più lo farò sollevare da lì, tanto meno lo lascerò immerso nel fluido e quindi tanto meno avrò lo smorzamento dal fluido viscoso. Ecco, ora sono al contatto e da istruzioni girerò un giro e mezzo e dovrei avere una viscosità tale da far percorrere una discesa di 1 pollice al secondo. Però attenzione, perché questa specifica era fornita su un peso di lettura di 7 grammi. Qui ne ho 3,3, che è un peso che mi piace quando adotto la Denon DL102, ma mi sembra
che effettivamente un pollice può essere questa distanza dalla superficie, 2 centimetri e mezzo, e mi sembra che cada in poco più di un secondo. Diamogli un altro giretto. Ma ci siamo, no? Ecco, sì. Questo dovrebbe essere il corretto smorzamento del braccio. Come ho detto, l'ho già pesato a 3,3 grammi. Qui vedete una moneta legata con il del nastro ad aiutarmi nella pesatura fine della testina, perché con il contrappeso in dotazione, con le slide su cui si innestano le testine in dotazione, con una Denon DL102 che non era neppure tra le testine che all'epoca si pensavano per questo braccio, ovviamente non si riesce a trovare una quadra. Perciò anche lo stesso Sakuma, nastro di carta e scotch di carta e monetine, fino ad arrivare al peso ideale. Direi che ci siamo, il braccio è ad altissima massa e la Denon DL102 gode infinitamente a lavorare su braccio ad altissima massa. Non vedo l'ora di provare, vediamo com'è.